Proseguiamo il post partita di Cesena-Empoli con Dimitri Bisoli, prego per le domande. Ciao, proviamo a iniziare a commentare questo risultato che vi ha visto, diciamo, soccombere, però per quello che si è visto almeno nel secondo tempo, dopo il gol, la reazione da parte vostra c'è stata. Cos'è mancato e qual è un po' il vostro sentimento, il rammarico a fine partita per questo mancato pareggio? Sicuramente dispiace perdere in casa, però come dici te la squadra ha avuto una reazione positiva, abbiamo provato, è mancato sostanzialmente è mancato il gol, però l'atteggiamento, la voglia di pareggiare c'è stata. La Serie B, come sappiamo tutti, è un campionato molto difficile, ogni partita ha la sua storia, un campionato molto equilibrato che i dettagli fanno la differenza e purtroppo oggi siamo qui a commentare una sconfitta, ma l'atteggiamento, lo spirito è quello giusto, una squadra che non molla mai, che ha voglia di andare a riprendere nonostante era sotto. Dimitri, innanzitutto come stai? Perché ci eravamo lasciati a Catanzaro che avevi giocato, però al rientro da un infortunio. Oggi il mister ti ha sostituito, quindi innanzitutto come stai? E partiamo da qui. No, inizio a star meglio, naturalmente sto facendo ancora tanti lavori con il preparatore Lancioni che mi segue giornalmente e purtroppo sono stato fuori tanto con una problematica molto impegnativa, molto tosta, però anche qui devo dire comunque grazie alla società, grazie ai miei compagni, grazie allo staff, perché in un momento per me molto complicato e molto difficile mi sono stati vicini, mi hanno fatto sentire la loro vicinanza e la loro importanza e questo per me è stato veramente, veramente importante perché ho vissuto mesi veramente tanto tosti. A livello di percentuale, a che punto ti senti invece? Quanto ti manca per tornare in forma o ti credi già a posto? No, non sono ancora diciamo, al mio massimo, spero di raggiungerlo in fretta e dare un contributo a questa città, a questa maglia, a questa società e a tutti i miei compagni che veramente dal primo giorno mi hanno accolto veramente alla grande. Anche quando sono stato infortunato non mi era mai capitato che mi scrivevano veramente di continuo per sapere come stavo e come Cesena dico è una grande famiglia dove non ti lasciano mai solo, nonostante per me è stato un momento molto buio e duro. Massimo Boccucci, Corriere Sport e Stadio. Ti chiedo se avete avuto la sensazione dal campo di sbattere contro un muro, perché andavate di tutto di più, forse con poca lucidità per cercare la stoccata che potesse raddrizzarla. Quando gli altri si mettono con 10 giocatori 10 dietro la linea della palla non è mai semplice trovare la via del gol e ci è mancato diciamo, la stoccata finale e ci sarà sicuramente da migliorare, da fare meglio, però non scordiamo che bisogna fare i complimenti a questi ragazzi che veramente 31 punti nel girone di andata sono veramente tanti, sì veniamo da 2 sconfitte e ci sta, però il campionato è lungo e io non ho mai visto una squadra con questo spirito, con questa umiltà, con questa voglia, con questa determinazione, veramente devo fare i complimenti ai miei compagni perché io non mi era mai capitato di avere dei compagni così bravi, così puri, così genuini. Poi dobbiamo migliorare, dobbiamo crescere, lo sappiamo, perché il campionato è difficile, è lungo, ma penso che faremo anche un bel girone di ritorno. Con queste tue parole possiamo dire che è stroncato qualsiasi ipotesi, perché sappiamo che Corini ti vorrebbe riportare a casa, però possiamo dire che i tifosi del Cesena possono stare tranquilli? Sì, il Cesena è stata diciamo, la squadra che mi ha voluto fortemente e come dicevo prima anche in un periodo per me molto difficile mi è stata vicina, devo ringraziare veramente la società, il direttore Fusco perché veramente non mi era mai capitato che mi è venuta a trovare anche spesso e quindi sono io in debito con la società, in debito con i miei compagni, in debito con la piazza perché purtroppo non ho ancora fatto vedere, non ho giocato veramente poco e spero di ripagare la fiducia perché lo merita tutta questa gente, tutti questi miei compagni, la società, tutti.
Ecco, a proposito di fiducia e di ambiente, come si diceva, anche un commento magari alla curva che a fine partita, nonostante il secondo capo di fila vi incita e vi stimola, non ci sono stati fischi o contestazioni. No, certo, è veramente giocare in casa qua è molto bello, il clima che si respira è veramente cioè, bellissimo, ecco, e la curva è il 12° uomo in campo per noi, anche oggi ci ha sostenuto, anche oggi ci ha incitato e penso che per fare cose importanti, per fare cose grandi c'è bisogno di un ambiente che non riguarda solo noi giocatori o la società, ma riguarda veramente tutti, i tifosi, i giornalisti, perché per fare, secondo me, grandi cose c'è bisogno proprio di unità e penso che questa unità ci sia, ecco. Grazie a tutti.